Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono Alessandro e oggi vi volevo portare con me nella realizzazione di uno shooting fotografico un po' particolare. Un sacco di tempo fa su Instagram ho visto queste due foto che mi sono piaciute veramente tantissimo, mi è piaciuto tantissimo questo tipo di progetto e le ho salvate. Mi ero addirittura dimenticato di queste foto, ma scorrendo poi tra gli elementi salvati mi sono reso conto che queste foto le dovevo assolutamente rifare. Chiaramente, e qui arriva il primo consiglio, non vi sto dicendo che dovete rifare le foto identiche al fotografo che già le ha fatte, ma vi consiglio di prendere spunto da qualcosa che vi piace e poi renderlo vostro. Normalmente non scatto mai dentro casa mia, ma proprio mai, cioè non è proprio mai successo, ma questa volta ho deciso di farlo dentro casa perché bisogna allestire due set completamente diversi, quindi bisogna perdere un sacco di tempo e andare in studio per fare una roba del genere probabilmente non aveva un granché senso. Ok, detto questo, ho dovuto cercare la modella giusta per questo tipo di progetto. Ho messo una storia su Instagram, mi hanno scritto moltissime modelle, ma secondo me a occhio mio nessuna di quelle poteva andare bene e quindi spulciando su Instagram sono riuscito a trovare una modella con la quale avevo collaborato 2 anni fa, qualcosa del genere, che poteva veramente essere perfetta. Il secondo consiglio che vi do è di scegliere alla perfezione la modella per il tipo di progetto che avete in mente. Cerco di spiegarmi meglio. Quando dobbiamo fare un set un po' particolare, quindi non sto parlando delle foto classiche per strada, nelle ville eccetera, ma abbiamo qualcosa di un po' più specifico in mente, dobbiamo andare a cercare la persona giusta. Trovata quindi la modella per questo tipo di shooting, sicuramente ho bisogno di un minimo di spazio, una parete bianca, di un lenzuolo matrimoniale bianco, semplice. Quindi sono andato a Ikea e ho preso quello che mi serviva. Dopo aver studiato un po' su internet, chiesto a qualche fotografo che già l'aveva fatto, su Instagram, eccetera, eccetera, ho capito che per ricreare quell'effetto nuvola avevo bisogno di un riempitivo. Si chiama riempitivo per cuscini, lo potete trovare su Instagram, lo potete trovare da Brico, lo potete trovare da Leroy Merlin, insomma si trova in un sacco di posti e chiaramente non costa niente. L'unica cosa è che è una busta molto grossa, quindi è molto ingombrante, ed è anche per questo che non l'ho voluto fare lo shooting in uno studio, se no mi dovevo portare una busta infinita di riempitivo. Sicuramente poi abbiamo bisogno della cosa principale, che è la luce, quindi sicuramente andrò ad utilizzare questi due pannellini RGB da mettere sotto al riempitivo, quindi tra il riempitivo e il lenzuolo. Utilizzerò anche due di queste lampade RGB della Rollei Lumen, di cui ho fatto già una recensione, ve la lascio qui sopra in scheda, e poi forse utilizzerò anche l'ML60 con il softbox da 80 con griglia che sto utilizzando in questo momento, quindi non riesco a farvelo vedere, per dare una luce principale. Ora, per l'ML60 sono un po' indeciso in realtà. Quando starò lì con la modella nel set capirò se utilizzarlo o meno, ma io penso di sì. Per il secondo set, che farò con la medesima modella, ho bisogno invece di altri props, quindi sono andato dal cinese qua sotto casa e sono andato a comprare uno spago abbastanza lungo per tirare quei 2-3 fili che avete visto nelle foto. Una parte sicuramente andrà attaccata al muro in qualche modo, spero che con lo scotch possa reggere, se no ho individuato dei chiodi che reggono dei quadri, chiaramente tolgo i quadri e li attacco a quelli. Delle mollette classiche di legno, prese appunto qua sotto dal cinese, ne ho prese 15, ma comunque il cinese ce l'ho sotto casa, quindi non dovessero bastare, basta che vado giù e ne prendo ancora. Ed infine ho chiesto alla modella delle foto da poter stampare in bassa qualità, in bianco e nero, per poter ricreare quel mood. Quindi la modella in questione è Asia Saporetti, vi lascio qui sotto il link in descrizione, e ho stampato una montagna di foto. Me ne serviranno molte meno sicuramente, però visto che c'ero ho preso e ho stampato tutto. Per questo secondo set invece la difficoltà secondo me sta nel fatto di attaccare il filo al muro. Da una parte avrò sicuramente uno stativo che regge, quindi ok, dall'altra il filo deve essere per forza attaccato al muro. Spero, come vi dicevo prima, che lo scotch possa bastare, poi in post-produzione lo tolgo e finisce la storia. Tanto questo filo deve reggere solo 5, 6, 7 foglie di carta, quindi secondo me potrebbe funzionare, ma lo vedremo più avanti. Come luce invece per questo secondo set utilizzerò sicuramente l'oro in modalità RGB rossa
e secondo me potrebbero bastare, anche perché questi set secondo me vanno fatti tutti in low light, quindi secondo me queste bastano e avanzano. Ma se non dovessero bastare, la mia idea è di andare a utilizzare l'ML60 con la parabola, con la sua calzettina rossa, che quindi rende la luce dell'ML60 rosso. Non so come si chiama la calzettina, ma insomma è una specie di diffusore che si mette sulla parabola. Lo danno comunque in confezione, quindi prenderò l'ML60, lo punto sul soffitto in luce rossa, spengo tutte le luci di casa, perché chiaramente ho deciso di fare tutto questo in low light, e per farlo in low light ho deciso di farlo quando la luce esterna non può entrare dentro casa. A dopo! Ok ragazzi, questo è l'angolo di casa che vorrei utilizzare per gli shooting di oggi. La cosa che mi piace un sacco è quella specie di finestrella, questa qui, che dà su un ripostiglio, e sicuramente lì dietro ci metto una luce per dare qualche effetto veramente molto molto figo. E questo è invece il sacco di cui vi parlavo prima, pieno zeppo di riempitivo. E adesso costruiamo il set. Oh, eccoci tornati! Allora, chiaramente è passato qualche giorno, come vedete è cambiata anche l'illuminazione. Ah, tra l'altro ho visto nella prima parte del video che la temperatura colore sale e scende, fa un po' di casino, quindi chiaramente adesso ho messo una temperatura colore fissa, e se mi ricordo nei prossimi video lo farò sempre. Detto questo, vedete un'illuminazione differente perché nel prossimo video vi parlerò di illuminazioni di casa con un prodottino veramente top che finalmente mi è arrivato, ma questo ve lo lascio per il prossimo video, mentre dobbiamo tornare a parlare dello shooting. Allora, prima cosa, mea culpa, non ho fatto clip, mi sono talmente concentrato nel fare lo shooting che, ragazzi miei, non ho girato clip. Ho fatto solo queste due che state vedendo in questo momento per fare due storie di Instagram. Quindi ragazzi, scusate ancora, ma o facevo il video o facevo le foto. Prossima volta probabilmente mi attrezzo col treppiedi e lascio il telefono lì che filma, almeno qualche clip ce l'avrò, o ancora meglio chiederò a qualcuno di aiutarmi. Quindi parliamo del primo set. Il primo set è quello della nuvola ed è venuto veramente una bomba. È venuta una bomba, tant'è che l'ho messo il giorno stesso che ho finito di editarle su Instagram, potete andarle a vedere lì, il link mi raccomando è sempre qui sotto in descrizione. Le foto mi sono piaciute tantissimo. Come illuminazione principale ho utilizzato l'ML60 che sto utilizzando in questo momento, ma non con l'Octabox da 80 che avete visto nella clip, ma con l'ombrello. Mi sono reso conto che l'Octabox da 80 con la doppia tendina e con la griglia diminuisce veramente tantissimo la potenza dell'ML60, quindi ho optato per il classico ombrello della Godox da 105 mi sembra, e come luce principale non abbiamo avuto problemi. Tutte le altre luci che vi ho fatto vedere nell'altra parte del video le ho messe più o meno sotto. L'unico problema reale che ho riscontrato è dello sfondo bianco. Avete visto come ho messo il lenzuolo come se fosse uno sfondo bianco, no? E no, così non va bene. Il consiglio che vi do se dovete rifare una cosa del genere è prendere il riempitivo e andarlo ad attaccare sullo sfondo bianco. Questo perché finché facevo le foto da sopra a sotto, quindi la modella era sdraiata sul riempitivo, nessun problema dava l'effetto nuvola, ma quando andavo a fare le foto di lato e quindi avevo il telo bianco dietro era veramente un disastro. Quindi ho dovuto creare tutti questi livelli di Photoshop con tutti questi overlay che state vedendo in questo momento per arrivare a questo tipo di risultato. Una volta che ho capito quali overlay utilizzare, poi li ho spalmati su tutte le foto, anche se, vi ripeto, su quelle da sopra a sotto tutto questo problema non c'era. Detto questo, questo tipo di shooting è andato molto bene, cosa che non è successo per il secondo. Il secondo è quello in camera oscura, vi rifaccio vedere la clip. Ad occhio sembrava veramente una figata, ma non avevo pensato a una cosa fondamentale. Utilizzando quelle due luci che creano chiaramente delle ombre molto nette, messe in un certo modo non creavano tante ombre sgradevoli del soggetto sul muro, ma non avevo pensato al fatto che
tutti quei fogli di carta andassero a creare delle ombre bruttissime sul muro. Se volete rifare un set simile, io assolutamente vi consiglio di farlo in studio e con uno sfondo nero, in modo tale che le ombre si vadano a confondere con il nero dello sfondo, o che se le dovete andare a togliere in post-produzione ci mettete un attimo. Io ho provato a toglierle su Photoshop, ma il risultato non mi fa impazzire. Secondo consiglio che vi posso dare su questo tipo di set è mettere una qualche luce dietro la modella, cosa che non ho fatto, e praticamente, come vedete nelle foto, non c'è profondità. Ho dovuto metterci anche qui un po' di layer che però non mi piacciono sinceramente, non è il risultato che volevo. Quindi queste foto non le andrò a pubblicare su Instagram, non le vedrete mai se non qui su questo video, però questi sono i miei due consigli da cui partire, perché chiaramente dovete vedere se con questi due consigli potete poi avere un risultato subito ottimale o dovete fare qualche altra prova. Bene ragazzi, detto questo il video è finito, fatemi sapere cosa ne pensate con un commento e ci vediamo al prossimo video. Ciao!